Lisetta Carmi, anche una fotografa. Insofferente, ribelle, lontana ad ogni imposizione, audace e intensa, cruda, caustica, diretta, accogliente e collettiva, voce di un mondo male amato, luce di grazia e regale svelamento dello spodestato, del nascosto perché scomodo. Fotografie né umili né spettacolarizzate, viva, concreta e spodestante sono la sua coniugazione, il suo affermare la vita. E quando mi chiedono chi ti ha insegnato a fotografare, rispondo la vita. Perché ho solo osservato la vita, soprattutto quella degli ultimi. Vedo quello che c'è, non metto quello che penso io sulle persone. Sguardo libero e delicato, libero da giudizi e mai voyeurista, mai pietista, mai giudicante, perché il giudizio implica una distanza, sia fisica che di piani, e lei, nelle situazioni che ritrae, ci entra dentro con tutta se stessa. In lei non c'era pregiudizio, lei infrangeva il pregiudizio. Lisetta Carmi intende mostrare alla città gli spazi chiusi, nascosti alla vista ma soprattutto alla coscienza. E lo farà in maniera dirompente col lavoro sul ghetto dove vivono i travestiti genovesi, ma è proprio con l'indagine sul porto di Genova che prende forma il suo peculiare sguardo, volto a sfidare i perbenismi e le convenzioni senza alcuna retorica. Nell'universo maschile del lavoro operaio Carmi porta rispetto e pudore. Da subito è chiaro allo spettatore che la fotografia è un mezzo e non è il fine. Lisetta Carmi, 2 cenni storici. Nasce a Genova, nella contraddizione di una città allora ricca e di un porto brulicante di scambi che nasconde condizioni di lavoro infami, precarie e sottopagate. La sua famiglia è benestante e lei studia pianoforte, diventa una concertista affermata e riconosciuta. Negli anni della persecuzione razziale però fuggono in Svizzera. Mentre attraversavamo le montagne a piedi, con un braccio sostenevo la mamma, con l'altro portavo i 2 volumi del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. La musica era il centro della mia vita. Finisce la guerra, si diploma, tiene concerti anche nel centro siderurgico di Cornigliano e nelle ferriere della Fiat. Il 30 giugno 1960 vuole prendere parte allo sciopero di protesta indetto dalla Camera del Lavoro di Genova. Il suo maestro è fortemente in disaccordo perché spaventato dalla possibilità che una lesione impedisca alla donna di continuare a suonare. Ricordo benissimo di avergli risposto che se le mie mani erano più importanti del resto dell'umanità, avrei smesso di suonare il pianoforte. E così fa. Accompagna poi in Puglia il musicologo Leo Levi per una ricerca sui canti delle comunità ebraiche e si compra una piccola macchina fotografica con 9 rullini. Sviluppa le foto e sono splendide. Inizia a studiare e 2 anni dopo diventa fotografa di scena al Teatro Duse di Genova e ha 26 anni. Nei ritratti che fa al mondo teatrale fotografa oltre agli spettacoli artisti e li pone in visioni non divinizzate ma crude, informali, ribelli sempre dentro. Qui Silvano Bussotti. Da lì un susseguirsi di fotografie fortissime e sincere. Per 19 anni e nel 76 realizza l'ultimo servizio fotografico. Lisetta Carmi 3, la fotografia. Documenta il lavoro dei camalli, le banchine cariche, le barche intorno alle chiatte, le montagne di solfiti spalate a piedi nudi e un mare che non riposa mai, senza romanticismo.
indagare le condizioni dei lavoratori del porto che, vincolato a normative doganali, allora era inaccessibile. La fotografia supera subito il limite di illustrazione per diventare strumento di conoscenza e testimonianza di vita. La collaborazione con il sindacato ha dato appunto ai sindacati la possibilità di usare il linguaggio fotografico come strumento di informazione. O il silenzio dei lavoratori del porto di Genova, anonimi ed irriconoscibili, immersi in un inferno a rivendicare un carattere di dolorosa universalità. E sono gli scatti che mostrano queste difficili condizioni lavorative dei portuali, degli operai, dediti allo scarico dei fosfati dalle stive, immersi nella polvere bianca come in un girone dantesco. Oppure le faticose operazioni di movimentazione merci a torso nudo, senza alcuna protezione se non per gli stracci avvolti intorno ai visi e ai piedi. Lisetta Carmi 4 nascono i fiori. La morena è quella che ha ispirato Via del Campo a De André. Era una madre. Avrebbe voluto fare la suora. Casa sua era piena di immagini religiose, oltre ad un bellissimo ritratto di lei vestita da suora. Dice Lisetta che l'ha chiamata prima di morire, dopo 30 anni che si erano viste. Ci siamo abbracciate. È illuminare ciò che la società tiene in ombra. Questo fa. Non sono ritratti come un fenomeno, ma come persone, e scende in strada a fotografare i travestiti di Genova negli anni 70. Ho lavorato nella fotografia solo per 19 anni, ma in questi anni ho fatto il lavoro di 50. Sempre sola, con la mia macchina fotografica, con interesse e passione per gli esseri umani, per situazioni estreme, in questo mondo così ingiusto, ma anche così affascinante. Un mondo che non ho sempre capito, ma che ho fotografato per capire la vita. La mia esperienza con i travestiti mi ha fatto riflettere sul diritto che tutti abbiamo di determinare la nostra identità, sia essa quella di donna o quella di uomo, perché siamo tutti esseri umani. Non ho mai cercato dei soggetti, mi sono venuti incontro, perché nel momento in cui la mia anima vibra insieme con il soggetto, con la persona che io vedo, allora io scatto. Tutto qui. Ma lei come si identifica con loro? Come uomo o come donna? E lei risponde: né come uomo né come donna. Esistono solo gli esseri umani. E in quel momento racconta che cominciò a capire a cosa si stava ribellando. Lisetta Carmi 5, Genova, Italia. E ricorda i sorrisi dei bambini che si sentivano al centro della sua attenzione, che era una rarità per loro. E ricorda la loro felicità nel sentirsi riconosciuti come esseri umani in un mondo disumano e crudele. Dice che sentiva di star facendo qualcosa di eccezionale in un mondo dominato da un bieco perbenismo e da un potere che li usava e li sfruttava. Lisetta Carmi 6, Sardegna. Mi piaceva quella società arcaica e fiera. I pastori sui monti nel buio, si sentono queste voci allegre. E ci tornò per anni in Sardegna. Non solo nelle piazze, ma poi anche nelle case. Diventò amica delle famiglie. E documenta così anche la trasformazione della Costa Smeralda iniziata dall'Aga Khan in luogo di attrazione turistica di elite. Si sentiva e comunica lo stridere delle zone dell'interno a confronto con quelle sulla costa, che la Carmi stessa definisce assurdo e irrazionale. E poi col tempo smonta stereotipi uno dopo l'altro. Ma attenzione a questa foto.
Alice nel paese delle meraviglie vede una piccola casina e decide di rimpicciolirsi. Al suo interno c'è una duchessa, intenta a cullare un neonato e a lanciarlo in aria. Starnutisce il piccolo a causa del pepe. Insomma, più che curarsene, la duchessa tormenta il bimbo. Appena entra Alice, la duchessa se ne sbarazza mettendolo in braccio a lei. E il bambino si tramuta in un maialino e scappa. Guardate qui l'illustrazione. Il mondo alla rovescia, l'entrata nel mondo dei grandi, il bambino che guarda ignaro nella fotografia, e siamo in Sardegna e sappiamo che fine fanno i maialini. Questo legame mi è stato segnalato da Luigi Lampis, grafico, scrittore visionario che ci accompagna da 40 anni. Legame forte con le immagini e il ritmo, scale che si ripetono quasi ipnotiche, evanescenti, dove vanno, dove portano, ricorda qualcuno, no? Chi sono le maschere che le salgono? Sentire il ritmo musicale della ripetizione, lei una pianista. Lisetta Carmi 7, l'ombra di un poeta. E poi c'è Ezra Pound, che abbracciò la fede fascista, ne divenne un propagatore, poi condannato dopo un periodo di carcere durissimo in Italia, infine recluso in un manicomio criminale negli Stati Uniti. Gli ultimi anni li passò anche in Liguria, isolato, in una piccola casetta. Lisetta ci va, insiste per vederlo. Lui non apre. Alla fine esce, pochi secondi, un minuto di silenzio e di vuoto. 24 scatti, 12 pubblicati. Nebbia, vacuità, distruzione. Lisetta le fissa in pellicola. È forse una catarsi. Un poeta importante. E dall'altra parte il depresso, svuotato uomo senza futuro, un simbolo della libertà decapitata e vittima della stessa. Fotografa lo sgomento di una generazione. Accetta il diverso da sé e ne fissa la sua lacerazione, la disperazione perduta di un leone. Esce sulla porta, uno sguardo indefinibile che va oltre le nostre persone, guarda l'infinito, come se noi non esistessimo. Pound continua ad ignorarci, rientra in casa. L'incontro è durato pochi minuti, ci siamo soltanto guardati. Abbiamo guardato l'ombra di un poeta. Lisetta Carmi 8, la svolta. Babaji disse che il mondo, come lo conosciamo, stava per finire. Il 75% dell'umanità sarebbe stata distrutta e gran parte della terra sommersa dall'acqua. Gli umani sopravvissuti avrebbero dovuto affrontare l'acqua ed il fuoco e iniziare tutto da capo. I discepoli erano tutti spaventati, ma lei no. Scatta così 36 fotogrammi dei loro volti spaventati. Lei invece ascoltava la profezia e sentiva la parola liberazione. Dice che in questo modo Dio ci avrebbe dato la possibilità di cancellare tutto il negativo e di ricominciare con il trionfo dell'amore, della fratellanza e l'armonia. Capisce che la sua vita, quella vita, era giunta ad una fine. Tutto stava iniziando a ripetersi ed era giunto il momento del distacco e del silenzio. Lo stesso silenzio della disperazione di Ezra Pound, di un'anima alla ricerca della verità così difficile da raggiungere? È il silenzio dei camalli nelle polveri? È il silenzio dei fiori dei carugi? E smette di essere fotografa per accogliere le persone alla ricerca della pace. Poi smette anche questo e si dedica alla ricerca di se stessa, sempre alla ricerca della verità, nient'altro che questo. Nell'ashram da lei fondato a Cisternino non esistono porte, cancelli e serrature. L'apertura è l'unica grande regola. Lisetta Carmi 9, finale. E io volevo dire una cosa. Facevo una fotografia. E così se n'è andata, come ogni volta indicandoci l'uscita. Le cose vanno fatte e lasciate.
E questo era un omaggio molto piccolo, molto parziale a Lisetta Carmi, ancora tutta da esplorare, fatta per raccogliere i fili che ha vissuto e che ha tessuto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un sonoro mi piace. Non è per vanità, ma è per far crescere un'idea ed un uso di alto livello della rete di YouTube che privilegia i tempi lunghi e allontana il mordi e fuggi. Iscrivendovi al canale date il primo grande supporto ad un'informazione e sostenete questo progetto. Poi per restare in contatto iscrivetevi alla newsletter settimanale senza francobollo. Ma se volete sostenere con una piccola o grande donazione, fate una visita su Tipeee, tip come mancia, seguito da 3 E, Tipeee. Il mio. Quello che diventerà il nostro è un progetto libero ed indipendente e voglio che continui ad esserlo senza ansia per il numero di iscritti o per ricompense fasulle. Perché tutto resti sempre pubblico e sempre libero. Chi vuole può fare una donazione. Così sa che il canale crescerà e io potrò continuare a creare per voi ancora più libero. Va bene, vi saluto e vi do un appuntamento al prossimo video. Un bacio. Ciao, alla prossima.